tutto finisce qui. Inter batte Roma 5-2 con un messaggio veemente al campionato, al ritorno dopo una sosta che poteva essere drammatica. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, il giorno di Pasqua porta un risultato pesante per la nostra Inter, che si impone con una manita per 5-2 contro una delle migliori difese del campionato, e lo fa nel segno di Lautaro e Thuram. Torna il capitano dopo l'infortunio. Quanto c'era mancato il capitano con l'Inter, che senza Lautaro segnava una media di un gol a partita, oggi ne fa 5 in uno, grazie anche al miglior Thuram della stagione, tornato stasera in formato seconda stella anche nei movimenti e negli assist. 5-2 con l'Inter che vince e si riporta a distanza di sicurezza in attesa del big match di domani tra Napoli e Milan. Simo, che messaggio è stato quello di stasera? È un messaggio molto molto forte, perché partendo dal fatto che l'Inter arrivava da 3 partite delicatissime non vinte, in più arrivavamo da una sosta nella quale il famoso blocco, il blocco più importante con gli italiani, più Zielinski in realtà, sono usciti dalla sosta in maniera molto negativa perché non si sono qualificati al mondiale. Questa partita poteva a tutti gli effetti avere tante incognite, giustamente, infatti tanti tifosi dicevano l'importante è vincere, non mi interessa come. Ecco, l'Inter ha vinto innanzitutto, e questa è già la prima notizia, ma poi ha vinto facendo 5 gol, dando 5 gol, come dicevi, alla seconda miglior difesa del campionato, in quello che a tutti gli effetti può essere considerato un big match, anche se forse non è come i derby, come gli Inter-Juventus, però è un big match. E ha vinto, visto che da adesso in poi comincia l'ultimo sprint del campionato, vanno analizzate anche queste cose, ha vinto nella giornata in cui era più importante vincere, perché le tue due rivali si affrontano, quindi male che vada prendi punti solo a una delle due, bene che vada li prendi ad entrambi, per come la vedo io. Quindi questa è proprio la partita perfetta in cui non sbagliare il colpo. Ti dirò che nonostante il risultato, secondo me non è stata una partita stratosferica in senso assoluto, a livello proprio di produzione e tutto quanto, però è un risultato molto molto rotondo. A memoria era da un bel po' che l'Inter non faceva 5 gol, e quest'anno l'abbiamo visti, ma non da un bel po'. Adesso sto dando molto a memoria, col Sassuolo forse, se non sbaglio. Ma allora ti dico, le ultime 7 partite abbiamo viaggiato alla media di un gol a partita, quindi sicuramente bisogna tornare molto indietro. Forse 3... Sassuolo a Reggio Emilia, mi ricordo non troppissimo tempo fa, e vai poi la prima col 4 col Como, la prima col Torino, comunque insomma partita molto importante. Sì, una partita in cui, Simo, secondo me è giusto, sono stati gli episodi che l'hanno fatta girare nel verso giusto, soprattutto le fasi di gara, perché analizzo la partita, l'Inter pronti via parte subito sbloccandola con Lautaro Martinez, e subito lì l'Inter sembrava dare dei buoni messaggi, però giustamente sia tu che altri in chat dicevano occhio, perché anche con la Fiorentina, con l'Atalanta siamo andati in vantaggio subito e poi abbiamo avuto delle difficoltà. Infatti la Roma aveva ripreso la partita, la pareggia con Mancini su una dormita un po' difensiva che ci aveva fatto vedere dei fantasmi. A questo punto io, Simo, penso che l'episodio che ha cambiato questa gara e potrebbe aver cambiato il campionato addirittura potrebbe essere il gol di Çalhanoğlu, perché segni dopo un minuto, ti pareggiano e vai a fare il 2-1 con un tiro da fuori contro questa Roma in pieno recupero all'ultima occasione probabilmente del primo tempo, e quindi il gol di Çalhanoğlu rischia di essere veramente un gol pesantissimo per questa stagione, perché ti cambia la partita, tant'è che nel secondo tempo entri con la testa un po' più sgombra e hai quei 10 minuti tra il 48esimo circa e il 58esimo in cui tra l'altro arrivano i gol di Lautaro e di Thuram che indirizzano la partita, e poi con la mente sgombra Barella fa il 5-1, purtroppo macchiato dal gol di Pellegrini nel finale, su cui Sommer non è perfetto, però veramente il gol di Çalhanoğlu cambia una gara dove la Roma, dopo il gol del vantaggio dell'Inter, aveva trovato con Malen soprattutto l'elemento che aveva riacceso l'entusiasmo e aveva fatto capire che potevano crearci dei problemi, e quindi recupero fondamentale quello di Çalhanoğlu, recupero fondamentale quello di Lautaro e di Thuram. Ecco, si è molto parlato anche dell'uscita dalla Champions League. Qualcuno erroneamente si aspettava che l'Inter, uscita contro il Bodo, riaccendesse subito l'interruttore e ripartisse subito. Da oggi cominciamo a rivedere i frutti del lavoro che è stato fatto post eliminazione dalla Champions. Da oggi si ricomincia a vedere un Inter che
è stata un po' più brillante, soprattutto in alcuni elementi chiave. Se devo indicare i migliori, per me in copertina ci va inevitabilmente Lautaro Martinez, che era attesissimo il suo ritorno e si è visto, ecco, quando si parla di Lautaro non segna i gol importanti, non segna i gol decisivi, ragazzi, io non so che dire. Capocannoniere sempre più del campionato, siamo a quota 16 gol se non vado errato in questo campionato, ma l'importanza proprio che ti dà dentro questa squadra, la leadership che ti dà in questa squadra, con Thuram accanto che io stasera davvero ho visto molto bene, 2 assist più il gol, Barella in mezzo al campo che ci ha messo molto del suo, Ciala l'abbiamo detto, gol decisivo, e a me è piaciuto molto anche Akanji stasera, Akanji che è tornato da terzo a destra nel ruolo che forse è un po' più suo. Questi secondo me i migliori, con un Dumfries che poi è cresciuto col passare del tempo, col passare della partita, ha avuto anche diverse occasioni per segnare il sesto gol, ma non è riuscito a sfruttarle. E poi Zielinski che ha disegnato calcio in mezzo, però a livello di prestazione direi questi quelli da segnalare. Non so se sei d'accordo. Sì, 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 a livello poi di notizia, come dicevamo già prima, il ritorno della Tula, anche se forse più di Thuram che di Lautaro, è sicuramente impattante. Akanji mi ha fatto impazzire, cioè soprattutto nel primo tempo, ogni volta in cui sarebbe servito il suo gambone arrivava ed era preciso. Io credo sia giusto anche premiare un Niccolò Barella che, al di là del gol, io oggi ho rivisto a dei livelli che non vedevo da tempo. Anche recentemente ci sono state delle partite in crescita, l'avevamo fatte notare, però secondo me oggi in particolare Barella ha offerto una prestazione di un livello ancora superiore e in questo senso sono anche contento che abbia trovato il gol, perché comunque a coronare una gara di questo tipo secondo me gli può dare un ulteriore aiuto anche dal punto di vista psicologico. Però oggi hanno fatto davvero bene tutti, anche Bonni è entrato, ha fatto, cioè, ogni volta che gli capitava il pallone tra i piedi ne nasceva un'azione potenzialmente pericolosa. Pio purtroppo ha lisciato un paio di situazioni in cui poteva fare gol, Dumfries ci ha provato in ogni modo, però o lo scavetto che è uscito di poco, il colpo di testa che ha fatto la barba al palo, insomma ci è andato molto vicino, quindi poi nei fatti hanno fatto veramente bene. Io mi auguro che questa sia la fiamma definitiva per riaccendere lo sprint finale, anche perché come dicevamo prima, comunque adesso devi fare i conti con i tuoi risultati ma anche quelli delle rivali e come dicevo domani almeno una delle due perde punti, devi fare i conti con un numero di partite che si riduce sempre più, quindi ogni volta che scatta una giornata è un vantaggio per te, anche se non dovessi vincere, nella speranza che non lo facciano neanche loro, però si riducono il numero di partite, quindi se ricominciamo ad alzare un po' il livello come abbiamo fatto di fatto poi per gran parte della stagione, l'obiettivo è lì. Io non lo voglio dire, però l'obiettivo è lì. E questo deve essere proprio la fiammata ultima per dare l'ultimo colpo di gas e arrivare fino in fondo. Sì, no, la sensazione netta è che col Como sarà una finale scudetto in pratica. Dipende un po' dal risultato di domani, ma la sensazione è che quella col Como sarà una finale scudetto e questa Inter ti dà la sensazione di poterla affrontare al meglio. Avrai una settimana per ritirare tutti al lucido. È una partita che ti ha permesso tra l'altro di sostituire vari elementi in anticipo, quindi Lautaro l'hai preservato, hai preservato Bastoni di cui adesso parliamo, anzi leggo prima la super chat, ringrazio Lucia Armentano, grazie mille per il supporto. Armando dice: miglior notizia, Barella ritrovato, mancava tanto ed è sicuramente una grande notizia. Non so se è un caso che Barella sia ritrovato quando si torna un po' nel centrocampo che ci aspettavamo, Ciala in mezzo e Zielinski mezzala, quindi ricomponi tutta la coppia, ricomponi anche con Dumfries a destra e anche Barella torna a girare, in più ci sono Lautaro e Thuram ad aiutarlo davanti. E Akanji dietro. Forse è un po' un mix di cose che hanno contribuito. Japan Tomato, grazie mille, che bello vincere, quanto lo meritavamo da 1 a 7, lo meritavamo molto, anche perché come diceva un po' Simone, ne abbiamo segnati 5, ma l'Inter poteva segnarne 7, 8 tranquillamente. Quindi è un risultato che ci va paradossalmente addirittura stretto. Giovanni, grazie, se potessi regalerei l'abbonamento a Gasperini, scrive il nostro Giovanni, ormai con Gasperini fortunatamente sta diventando una piacevole tradizione quella dei nostri incroci. E Simo, un grande tema di questa partita era Bastoni, che era attesissimo dopo il caso nazionale, dopo le discussioni anche sul tema mercato. Partita per me non brillantissima, quella di Bastoni.
che però è stato bello il messaggio che è stato lanciato della standing ovation al momento della sostituzione, con 75.000 tifosi dell'Inter che lo hanno applaudito tutti insieme, e ce n'era bisogno, secondo me. Sono stato molto contento perché c'era bisogno di far sentire questo affetto a Bastoni, che poi è stato anche il primo coinvolto anche da Barella al momento del gol di Barella che è stato sommerso dall'affetto dei compagni al momento del gol. C'è stata tanta unità di intenti, secondo me, stasera. Per te come ne esce Bastoni da questa partita? L'ha sentita? Come valuti la sua prestazione? Ma io non saprei dirti come sia in questo momento la situazione, soprattutto psicologica di Bastoni, perché io lo dicevo anche nelle prepartita, io penso che purtroppo quest'ultimo mese e mezzo vissuto da Bastoni sia stato veramente difficile. Noi poi, diciamo, per carità, è un professionista, gioca ad alti livelli da tempo, però rimane comunque un ragazzo e un essere umano, e vedere di trovarsi in ogni stadio contro un pubblico che ti fischia, trovarsi anche banalmente gli insulti verso la moglie, verso la figlia su Instagram, cose veramente da... Cioè noi ne parliamo come se fosse normale, perché in questo mondo ormai è diventato tutto normale, ma sarebbe un qualcosa di cui vergognarsi profondamente. Mi ha fatto infatti molto piacere l'applauso e la standing ovation, perché per me lui lo sa che i tifosi dell'Inter sono dalla sua parte, però anche farglielo sentire rimane un qualcosa di molto importante. La standing ovation, il coro per lui, questo cambio in cui si è preso il calore del pubblico, secondo me è veramente tanto importante. Dobbiamo purtroppo fare fronte comune, perché ormai il resto del mondo del calcio ha deciso che Bastoni deve essere lapidato, in senso metaforico per fortuna, e fischiato, accusato di qualsiasi cosa. Gli unici che possono difenderlo e possono provare a riequilibrare un po' sono gli interisti, perché tutti gli altri mi pare di aver capito che hanno deciso su chi puntare il dito. Quindi è fondamentale che da qui in avanti gli si dia questo tipo di supporto. Oggi era l'occasione giusta, visto che c'è stato modo anche di fare questo cambio, e quindi sono veramente tanto tanto contento. Chiudo leggendo le ultime super chat con De Pica Pica che dice: 2 gol subiti sono un po' troppi, forza Inter. Beh, significa che abbiamo margini per migliorare ancora. Questa è la buona notizia. Sempre Zitto e Sucic, grazie. Un mese con noi, la più bella cosa è vedere la squadra così unita. Sono d'accordo, ce n'era bisogno. E grazie anche a Super William 1975 che ci supporta con la super chat. Grazie mille davvero. Squadra unita anche nel segno delle dichiarazioni di Christian Chivu ieri, che un po' di murignana memoria l'ha riportata nel creare questo noi contro tutti, e l'Inter ha risposto così sul campo, che come scrive Jacopo, sono 2 mesi quasi che non mi godevo un po' spartita. Sì, non ci ricordavamo più com'era esultare per una vittoria. Sembra passato veramente, veramente tanto tempo. Stasera però l'Inter ha dato una dimostrazione di forza. Banalmente hai recuperato quasi tutta la squadra. Hai rimesso un po' le cose a posto e hai tirato fuori una prestazione da Inter che vuole mangiarsi questo scudetto. C'è poco da fare. Quando ritrovi gli elementi cardine di questa squadra, Lautaro, Thuram, Ciala, Barella, sono giocatori che per me quasi nessuno ha in campionato, in Serie A. Hai qualche giocatore come Lautaro che è di un livello sopra qualsiasi altro nel nostro campionato, e hai fatto valere la tua legge. Poi, volendo allargare un po' il giudizio anche sui subentrati, forse un pochino piatto Sucic ancora una volta, più Esposito un pochino in difficoltà, ma la partita era abbastanza finita. Quello che è entrato meglio mi è sembrato Bonni, più in palla di tutti, motivato, ci ha provato anche un assist, e io ho visto fare buone cose. Però tante buone notizie da questa partita, una partita svoltata dal gol di Çalhanoğlu, che è un elemento che ti fa la differenza. Quindi anche in ottica mercato, quando ne parliamo, Simo, del sostituire Ciala, quando ti tira fuori queste cose qua, è vero che era solo la 7ª partita nel 2026 giocata da Ciala, quindi è un pochino fragile dal punto di vista fisico quest'anno, però da trascinatore della Turchia è tornato in Italia lanciato. L'avevamo messo con la freccetta verde in su prima della partita, infatti. Sì, d'altronde i problemi fisici di Ciala purtroppo sono l'unica vera incognita, secondo me, verso un giocatore che è troppo importante, e come dico sempre, in questo momento della sua carriera probabilmente non può avere una valutazione di mercato molto alta, e proprio per questa ragione l'Inter deve valutare bene se perderlo oppure no, perché poi l'impatto che tira sul campo è infinitamente superiore alla valutazione di mercato. Oggi ha fatto un gol
straordinario, dove, vabbè, magari Svilar poteva fare meglio, adesso ancora il replay anche da dietro la porta non l'abbiamo visto, però quel gol lì, come dicevi prima, rischia davvero di cambiare il campionato, che ti toglie un macigno, arriva dopo un primo tempo dove comunque la Roma aveva legittimato il pareggio e secondo me l'Inter doveva fare molto meglio. Il calcio, come dico sempre, si gioca sugli episodi, abbiamo commentato tante volte gli episodi arbitrali, questo non è un episodio arbitrale, ma è un episodio che comunque ribalta la partita. Mi ha ricordato, vi dico questa cosa, non nell'esecuzione, perché quello era un tiro rasoterra, mi ha ricordato il gol che ha fatto in casa contro il Barcellona nell'anno della finale di Istanbul. Se non sbaglio anche quello arrivò alla fine del primo tempo, la gara poi l'Inter la vinse 1-0. Non so, mi ha dato quella vibe lì, quindi visto poi come è andata a finire, che comunque siamo arrivati in finale anche se persa, che sia di buon auspicio. E ce lo auguriamo tutti. In chat, mi raccomando, scrivete i vostri commenti sui migliori e se c'è qualcuno che non vi è piaciuto particolarmente, scrivetemi anche il vostro pronostico per Napoli-Milan di domani, mi raccomando. Clicca sul tasto iscriviti, un bel mi piace e poi passioneinter.club per analizzare tutto quello che è successo in questa gara e non soltanto. Mi raccomando, quindi passioneinter.club per stare in contatto con noi.